Alle file degli eserciti di Mosca e dell'Orda d'Oro c'erano delle creature dall'aspetto bizzarro. Volti grotteschi e sinistri che incutevano terrore nel nemico. There's a very long history of making helmets with mask visors with human features in the ancient Near East. Moscow was heavily influenced by this metalworking tradition, using the art of embossing to hammer these extraordinary sculptural forms into the steel. Per realizzare queste maschere servivano artigiani molto esperti. Andrzej Maziar è un mastro artigiano polacco dei nostri giorni. Il procedimento inizia con un foglio liscio e spesso di ferro battuto. Il martello stira e sagoma la piastra, creando le prime fattezze di un volto. Mentre il metallo viene lavorato, diventa sempre più sottile e facile da forgiare. Andrzej marca un punto centrale e un contorno del naso. Questa è l'unica guida che utilizza. Il resto è tutto fatto a occhio. In Western Europe during the late Middle Ages, helmet design was all about function. What shapes are going to form glancing surfaces that make weapons skate and bounce away from the face? In Moscow, however, the approach was rather different. They sacrificed quite a lot of protection for the sake of extraordinary visual impact. C'è un limite alla stiratura del metallo, perciò viene tagliato un incavo per modellare il naso. Liberato dalla costrizione della piastra, il naso prende la sua forma caratteristica. In a way, armor is always a mask. It forces the world to see us as we want to be seen. Strong, powerful, indomitable. These Muscovite mask visors are an extraordinary example of that projection of identity. In some cases, they were actually made as portraits in the image of the wearer. Con ogni colpo di martello, il volto assume sempre di più le fattezze umane. La fornace infonde alla maschera la furia del guerriero. When finished, the visor is given a high polish and attached to its helmet with this rotating hinge that allows the visor to be raised and stowed when not in use. But it can always be quickly lowered as soon as danger threatens. Con una tale maschera, un uomo poteva proiettare la sua potenza o nascondere la propria paura. Questo gli permetteva di essere coraggioso. Le maschere da guerra russe, conosciute come maschere facciali medievali o elmetti facciali medievali, sono un tipo di protezione per il volto utilizzata in Europa, compresa la Russia, durante il Medioevo. Queste maschere erano spesso indossate dai guerrieri per proteggere il volto durante il combattimento. Le maschere da guerra russe erano spesso fatte di metallo e fornivano una protezione per il viso, in particolare per il naso e gli occhi. Avevano lo scopo di offrire una protezione aggiuntiva in combattimento, specialmente quando i guerrieri indossavano elmi aperti o visiere aperte. Inoltre, le maschere da guerra potevano anche avere scopi decorativi e simbolici, con raffigurazioni di animali, demoni o altri motivi ornamentali. Le maschere da guerra russe, come molte altre armature e attrezzature militari medievali, rappresentano un aspetto interessante della storia militare e dell'artigianato dell'epoca. Oggi, molte di queste maschere sono esposte in musei e sono apprezzate per la loro importanza storica e artistica. Le maschere da guerra russe medievali erano costruite utilizzando una combinazione di tecniche di lavorazione dei metalli e di forgiatura. Ecco come erano generalmente costruite. Selezione del materiale. Le maschere da guerra erano spesso realizzate in acciaio o ferro. Il metallo doveva essere selezionato con cura per garantire che fosse abbastanza resistente da fornire protezione, ma anche abbastanza lavorabile da essere modellato nelle forme desiderate. Modellatura iniziale. La maschera veniva modellata inizialmente da un pezzo piatto di metallo. Questa fase coinvolgeva spesso il taglio del metallo in una forma approssimativa e la piegatura per adattarlo alla forma del volto.
Lavorazione dei dettagli. Una volta ottenuta la forma di base, i dettagli venivano aggiunti. Questi dettagli potevano includere buchi per gli occhi, il naso e la bocca, oltre a motivi decorativi o ornamenti. Forgiatura. Il metallo veniva quindi riscaldato e modellato attraverso il processo di forgiatura per rifinire la forma e i dettagli della maschera. La forgiatura avveniva tramite martellatura e cesellatura per ottenere la forma desiderata. Tempra e trattamento termico. Dopo la forgiatura, la maschera veniva sottoposta a un trattamento termico per rinforzare il metallo e renderlo più resistente. Questo includeva il riscaldamento e il raffreddamento controllato. Finitura e decorazione. Infine, la maschera veniva lucidata e decorata secondo il gusto personale o le esigenze del proprietario. Questa fase poteva includere l'incisione di motivi decorativi o l'applicazione di rivestimenti protettivi. Cinghie e attacchi. Per indossare la maschera, venivano solitamente aggiunte cinghie o dispositivi di fissaggio per consentire al guerriero di indossarla comodamente. Le maschere da guerra russe potevano variare notevolmente in termini di design e decorazione, a seconda della regione e del periodo storico in cui sono state realizzate.